Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un pane di segale integrale al 100%. Il pane di segale è un pane molto salutare, povero di glutine, è ricco di fibre, è profumatissimo, saporito e semplice da preparare. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il nostro pane di segale. Ho messo in ciotola 500 g di farina di segale integrale. Questa farina ha 8,4 g di proteine. Iniziamo con il procedimento dell'autolisi. Noi idratiamo il nostro pane al 70%, quindi la quantità totale di acqua che andiamo ad usare per il pane è pari a 350 g. Dei 350 grammi iniziamo a mettere soltanto 190 grammi, quindi il 55% del peso dell'acqua totale. Questi sono esattamente 190 grammi di acqua e con questi 190 grammi di acqua noi idratiamo la farina. Non dobbiamo ottenere una massa compatta, ma dobbiamo assicurarci che tutta la farina presente in ciotola ha assorbito l'acqua. Due o 3 minuti e ci siamo. Ora dobbiamo semplicemente coprire la nostra ciotola con un piatto e attendere un'ora. Un'ora è trascorsa, al tatto sentirete che la consistenza dell'impasto è già cambiata, anche se l'impasto è comunque molto asciutto, vedete? Ma la consistenza non è più la stessa. Ora qui vedete lievito di birra, sale, zucchero e la restante acqua. Quest'acqua pesa esattamente 160 grammi. Quindi nella ciotola dell'acqua metto lo zucchero e il lievito. E lo faccio sciogliere. E ora gradualmente inseriamo acqua, lievito e zucchero in ciotola e iniziamo ad impastare.
e a questo punto inseriamo il sale. Sono passati 5 minuti da quando abbiamo inserito il sale nell'impasto. Io sto continuando lentamente a lavorare a mano. Logicamente chi di voi vorrà potrà procedere con la planetaria, ma già possiamo vedere la differenza della struttura. Stiamo usando una farina con una minima quantità di proteine, è una farina che ha pochissimo glutine, eppure con la nostra azione meccanica e con il nostro procedimento abbiamo dato all'impasto un pochino di elasticità. Vedete? A questo punto dobbiamo semplicemente infarinare il piano di lavoro. Io uso comunque farina di segale integrale e rovesciamo l'impasto sul piano. Con le mani bagnate diamo un paio di pieghe. Ecco, così è sufficiente. Formiamo un panetto e questo panetto lo mettiamo a lievitare all'interno di una ciotola pulita unta con un pochino di olio extravergine di oliva. Ora copriamo la nostra ciotola con pellicola e lasciamo lievitare il nostro impasto a temperatura ambiente. Dopo 2 ore e mezza di lievitazione, questo è il risultato del nostro impasto. Vedete, ci sono delle piccole crepe che stanno proprio a significare che il nostro impasto è povero di glutine. Ora infariniamo il piano di lavoro. Ci rovesciamo il nostro impasto e a questo punto non occorre fare grandi cose, dobbiamo semplicemente schiacciarlo un pochino e lo chiudiamo, perché nel nostro caso formiamo un filone. Sigilliamo l'impasto dove l'abbiamo chiuso in questo modo e non c'è da fare nulla di più. Prendiamo una placca con carta da forno e ci mettiamo sopra il nostro filone di segale integrale. Eccolo qui. Ora copro di nuovo con della pellicola e lo lascio lievitare per un'ora. Ecco il nostro pane dopo un'ora di lievitazione, dopo la formatura. Adesso ancora un po' di farina e facciamo dei tagli.
E ora siamo pronti per infornare il nostro pane in forno ventilato preriscaldato a 220 gradi per 25-30 minuti. Poi abbasso il forno a 180 gradi e lo lascio andare ancora per 15-20 minuti. Ecco qui il nostro pane di segale appena sfornato. Ora bisogna lasciarlo raffreddare su una griglia. Il nostro pane è freddo e quindi possiamo tagliarlo. Voglio farvi vedere la cottura perfetta che abbiamo ottenuto anche sulla base. Vedete? È un pane croccante. Ora lo tagliamo insieme e vediamo l'interno. Eccolo qui, il nostro pane di segale, c'è un profumo incredibile. È un pane davvero gustoso, oltre ad essere molto salutare. Questo è un pane 100% segale integrale, perfetto per essere gustato con salumi affettati, ma è altrettanto ottimo per essere gustato a colazione con delle confetture magari fatte in casa, perché no? Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio pane di segale integrale al 100% sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.